Benvenuti sul mio canale Dolci Riflessi. Oggi un nuovo tutorial, un top corto veramente molto carino da utilizzare perché è molto forato, vedete? Questa piastrella è veramente molto bella da utilizzare sotto a un top in cotone, sempre a una t-shirt che va veramente di gran moda. Io ho fatto solo 6 piastrelle, ne potete anche utilizzare altre due ai laterali per renderla leggermente più lunga, ma non occorre. Per quanto riguarda la misura, voi dopo qui, questo punto che è un punto di 4 maglie alte, un punto granny, voi potete proseguire per allargare di più la mattonella. Allora, la circonferenza è da 90. Ho creato, come avete visto, sulla foto il top per mia sorella, ma lei è piccolissima, ha una taglia 38, ma ha una circonferenza sino 90, insomma. Noi sorelle, insomma, non ci smentiamo per quanto riguarda la circonferenza seno, per cui è 90, per cui ho dovuto aggiungere diciamo, una piastrella ancora per arrivare a 90, ma voi potete anche fare un giro di meno se vi occorre più piccolino, un giro di meno, vi faccio vedere da qui, e vi fermate invece di proseguire, o se lo volete più grande, più comodo perché vanno anche lenti, proseguite un giro ancora di più, per cui in base alla circonferenza aumentate o diminuite i giri, per cui è facile. C'è una cucitura di maglia bassa invece di bassissima, proprio per dare questo bordo una particolarità. La cucitura è solo qui ai laterali, un piccolo punto, ha delle frange, devo ancora sistemare, mettere le frange sotto, che ora lo farò insieme a voi. E poi abbiamo qui come chiusura, invece delle classiche bretelline, dopo vi faccio vedere alla fine del video, una montatura diciamo diversa. Infatti nella foto, come vedete, l'ha legato dietro al collo, sulle spalle, e poi dietro diciamo un qualcosa di diverso, che poi potete appuntare, se non dietro alla schiena, chiuderlo poi dietro, e quando viene messo si inserisce la testa e poi si appoggia sulle spalle. Insomma, è semplicissimo. Io non ho fatto un ulteriore giro di punto bassissimo perché comunque, ripeto, la circonferenza, anche se è piccolissima mia sorella, ma la circonferenza seno è abbastanza, diciamo, generosa, per cui ho optato di non tirare troppo qui, però se occorre potete fare più giri, insomma potete modellarlo proprio su di voi. Questo è un top veramente che va tantissimo d'estate, anche come copricostume sotto un pantaloncino, e lo potete utilizzare per coprire la parte di sopra del costume, o mettere un top in cotone, una maglia, una t-shirt di quelle insomma elasticizzate, carine, e mettere sopra il nostro top, o anche una fascia. Insomma, possiamo divertirci come vogliamo con queste frange veramente lunghe, più lunghe sono e più sono carine, poi in base alla persona. Mia sorella, insomma, era perfetta questa misura. Allora, passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è il fiocco cotone di Filati Discount, sono 125 metri, è il rosa antico, sono 50 grammi di cotone 100%. Allora, consigliano l'uncinetto dal 2,5 3 e i ferri 3 3,5. Uncinetto 3,5. Iniziamo il progetto con un cerchio magico. Prendo il filo, lo giro 2 volte su 2 dita, lo blocco, prendo l'uncinetto, lo passo sotto, prendo l'altro filo, lo giro e prendo il filo. Prima catenella, sciolgo, 2,
e 3. Questa è la nostra prima maglia alta, corrisponde 3 catenelle a una maglia alta. Realizzo una catenella di separazione, prendo il filo e vado a realizzare una maglia alta, una catenella, una maglia alta e una catenella. Vado a alternare una maglia alta e una catenella fino a realizzare 11 maglie alte, sempre con una catenella di separazione. In totale ci troviamo, compreso le 3 catenelle, 12 maglie alte, sempre con una catenella di separazione. Adesso che ho realizzato l'11ª, non contando le 3 catenelle, di nuovo una catenella, questa è l'ultima maglia. In totale sono 12 maglie alte, comprese le 3 catenelle. Vado a chiudere nella prima, seconda, terza catenella e mi raccomando contando dal basso, perché abbiamo poi una catenella di separazione, e vado a chiudere e ho concluso il giro. Ora mi alzo sempre di 3 catenelle, ho chiuso il giro con una maglia bassissima, vado a lavorare, vedete qui c'è la prima maglia, eccola qui, mi avvicino, questa è la prima maglia. Ora dobbiamo andare a lavorare, qui c'è la catenella, per cui prendo il filo e lavoro, entro proprio dentro in mezzo alle 2 maglie alte, che dove sopra c'è la catenella, vado a lavorare 2 maglie alte. Adesso qui c'è la maglia alta, lavoro la maglia alta, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Ora c'è la catenella, vado a prendere il filo e lavoro 2 maglie alte. Adesso c'è la maglia alta e lavoro una maglia alta, per cui vado a alternare 2 maglie alte dove c'è la catenella e una maglia alta sopra alla maglia alta. Quando arriviamo al termine non dimentichiamo di lavorare le 2 maglie alte, perché qui c'è una catenella e non dimentichiamo, se no ci troviamo delle maglie in meno, per cui concludiamo il giro con 2 maglie alte. Adesso abbiamo 1 2 3, entro nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima e ho concluso il giro. Adesso mi alzo di 1 2 3 4 catenelle, perché corrisponde a una maglia altissima. Vado a prendere il filo 2 volte sull'uncinetto, vado sul punto successivo, quello successivo mi raccomando non quello sottostante, realizzo la prima maglia altissima ma in sospeso, perché ne vado a realizzare un'altra nello stesso punto, come se fosse un aumento, cioè in realtà è un aumento, però ecco qui. Adesso non vado a chiudere il punto, vado sulla maglia successiva, realizzo la maglia sempre altissima, prendo il filo e chiudo tutte le asoline. E adesso 1 2 3 e 4. Allora mi raccomando, abbiamo la maglia altissima che corrispondono a 4 catenelle, 2 maglie altissime sullo stesso punto, punto successivo, maglia altissima. E ora andiamo sul punto, andiamo a realizzare il punto successivo, la sequenza. Punto successivo, maglia altissima, punto successivo, 2 volte il filo sull'uncinetto, sempre maglia altissima, 2 maglie altissime sullo stesso punto senza chiudere, per cui vado, entro sempre sullo stesso punto, lascio sempre in sospeso, vado sul punto successivo, mi raccomando, per cui 1 è sul punto, le 2, ecco, aspetta, chiudiamo e vado a chiudere, per cui la prima la facciamo sul punto sottostante, andiamo sul punto successivo, ne realizziamo 2 sullo stesso punto, punto successivo, ne realizziamo un'altra e vado a chiudere, per cui 1 2 3 e 4, ne realizzo un'altra per sicurezza. Andiamo a vedere ancora una volta.
Andiamo sul punto successivo, maglia altissima, la vado a lavorare, la lascio in sospeso. Prendo il filo 2 volte, vado sul punto successivo e vado a lavorare la prima maglia altissima in sospeso, la seconda sullo stesso punto, per cui con un aumento, sempre in sospeso, prendo 2 volte il filo, vado invece sul punto successivo. Qui lavoriamo su 3 maglie sottostanti, in sospeso, prendo il filo e chiudo 4 catenelle, proseguo fino al termine del giro. Adesso che ho concluso il giro, l'ultima sequenza, vado a realizzare le 4 catenelle sempre. Vado a chiudere alla prima, seconda, terza, questa è una maglia, a quella centrale proprio. Vedete, questa è quella centrale. E vado a chiudere con una maglia bassissima. Ora realizzo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Vado proprio nella sequenza questa delle 4 maglie altissime, entro al centro e realizzo una maglia bassa. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5, vado in quello successivo, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 4 e 5, rientro sullo stesso punto e maglia bassa. Allora, questa sequenza l'abbiamo fatta di 2 volte le 5 maglie alte e poi abbiamo fatto l'angolo. Ora faremo di più volte, perché poi faremo la chiusura. Questo corre per la chiusura, Adesso la sequenza cambia e sarà la stessa finché andiamo a chiudere, per cui 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, punto successivo, c'è la sequenza sempre, maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5, vado sempre sul punto successivo e chiudo, e adesso 1, 2, 3, 4 e 5. Ora facciamo l'angolo, entro 5 catenelle, sempre sono entrata con una maglia bassa, rientro sullo stesso punto, maglia bassa. Come vedete la sequenza è di 3 volte le 5 maglie alte e poi facciamo l'angolo. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte, per cui 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo sul gruppo successivo, maglia bassa. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5, sempre il gruppo successivo, e vado a chiudere sempre a quella centrale. Quando andiamo a quella centrale deve essere quella centrale, mi raccomando. Ancora 5 catenelle, 5, andiamo al gruppo successivo che è questo e vado a chiudere e realizziamo l'angolo, per cui 1, 2, 3, 4 e 5, rientro sullo stesso punto e realizzo sempre una maglia bassa. Andiamo a fare ancora la sequenza, sempre che vediamo, abbiamo gli angoli 1, 2 e 3, gli angoli, facendo sempre la sequenza di 5 catenelle, andiamo in quello successivo, maglia bassa, vi faccio vedere tutta la sequenza del giro così non creiamo, insomma, per quanto riguarda che l'inizio è leggermente diverso, e dobbiamo, qui abbiamo fatto 1, 2, 3, vado a chiudere e qui dobbiamo fare l'angolo che abbiamo fatto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5, vado a fare l'angolo, rientro sempre sullo stesso punto e maglia bassa. Adesso dobbiamo chiudere, vedete qui abbiamo un angolo, il secondo, il terzo e il quarto, e qui dobbiamo chiudere perché abbiamo iniziato semplicemente con 5 e 5 invece di ripeterlo 3 volte.
2 catenelle, la chiusura sarà così, 2 catenelle, prendo il filo, entro nella maglia bassa e realizzo una maglia alta e abbiamo realizzato, diciamo, l'archetto mancante. Ora sempre 5 catenelle, 1, 4 e 5, entro nell'archetto successivo, ancora sempre 5, entro nell'archetto successivo, 5, e noi qui ci troviamo all'angolo, abbiamo fatto le 5 catenelle, entro nell'angolo e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, e rientro nell'angolo e ripeto la maglia bassa, vedete, in questo modo, e poi di nuovo 5 catenelle, si ripete tutto da capo, e 5 vado direttamente, vedete, qui nell'arco, e di nuovo, allora ripeto sempre la stessa sequenza di 5 catenelle. Quando mi trovo all'angolo faccio l'angolo, lo faccio vedere un'altra volta, e 1, 2, 3, 4 e 5, mi trovo ancora, e 1, 2, 3, 4 e 5, faccio la maglia bassa all'angolo, 5 catenelle, e vado a chiudere sempre nell'angolo. Abbiamo fatto il nostro angolo, una maglia bassa, la sequenza è sempre la stessa, e poi ripeto, continuo e proseguo fino al termine del giro. Quando abbiamo realizzato l'angolo, l'ultimo angolo, andiamo a fare la chiusura sempre con 2 catenelle, entro nella maglia alta, questa è la maglia alta che abbiamo fatto in precedenza, e realizzo una maglia alta, per cui prendo il filo, entro e realizzo una maglia alta, e così abbiamo degli archi già fatti. Allora adesso una cosa che dobbiamo realizzare sono 1 e 2 catenelle, prendo il filo maglia alta, entro sempre nello stesso archetto, adesso sempre nello stesso archetto, maglia alta, una catenella, vado sul punto successivo, maglia alta, prendo il filo maglia alta, prendo il filo maglia alta e maglia alta, una sequenza di 4 maglie alte sull'archetto, catenella di separazione e di nuovo 4 maglie alte, catenella e di nuovo sequenza con l'archetto successivo di 4 maglie alte. Ogni volta abbiamo un archetto, dobbiamo realizzare le nostre 4 maglie alte con una catenella di separazione. Adesso catenella di separazione, ci troviamo all'angolo, eccolo qui. Cosa facciamo? Allora vado a prendere il filo, entro proprio dentro l'angolo e realizzo 4 maglie alte, realizzate le 4 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, e vado a realizzare sempre nell'angolo, nello stesso archetto, le 4 maglie alte. In questo modo definiamo bene l'angolo. Ora catenella, c'è sempre una catenella di separazione, sono nell'angolo, ne sono 3, vado archetto successivo, 4 maglie alte, per cui
questa sequenza è per tutto il giro e poi andiamo a fare un altro giro ancora e abbiamo concluso. Vi faccio vedere, eccola qui, questo è l'angolo. Adesso andiamo a chiudere il giro. Ho fatto adesso l'angolo, realizzo una catenella e abbiamo le 2 maglie alte di inizio. Entro nello stesso archetto, realizzo 2 maglie alte che in totale poi sono 4 come abbiamo fatto tutto il giro, e vado a chiudere una maglia bassissima sulle 3 catenelle, così abbiamo unito tutta la riga. Adesso dobbiamo realizzare un altro giro. Vado a realizzare una maglia bassissima sul punto successivo perché mi devo spostare, di nuovo una maglia bassissima sul punto successivo e vado a realizzare 1 e 2 e 3 catenelle perché corrispondono a una maglia alta, ancora una maglia alta, ne sono 2, così poi dopo andiamo a chiudere il giro, realizzo una catenella e vado sempre a realizzare lo stesso dove c'è la catenella, 4 maglie alte. Catenella, punto successivo. Qui la sequenza è sempre la stessa, semplicemente che non lavoriamo sugli archi ma lavoriamo sulle catenelle di separazione. Sono sempre 4 maglie. In questo modo, catenella, di nuovo. Adesso quando siamo all'angolo facciamo la medesima cosa, non dobbiamo fare altro che ripetere come abbiamo fatto nel giro precedente, anche se ci sono le 4 maglie, per cui fatto le 4 maglie, catenella, vado qui dove ci sono le 3 catenelle e realizzo comunque 4 maglie alte e le 3 catenelle, 4 maglie alte. Qui resta tutto uguale. 1, 2 e 3 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto e vado a lavorare le 3 maglie alte. Proseguo sempre fino al termine del giro e vado a chiudere. Catenella di separazione e continuo a fare la mia stessa sequenza. Ecco qui, adesso che vado a realizzare, questo è l'ultimo punto, abbiamo le 2 maglie, catenella fatta, entro e vado a chiudere il punto con 2 maglie alte, la prima e la seconda, e con una maglia entro nella prima, seconda, terza catenella e vado a chiudere con una maglia bassissima e ho concluso, ecco qui, il punto, vedete? Adesso chiudo e vado a realizzare le altre mattonelle sempre nello stesso modo. Allora, dopo aver realizzato 6 piastrelle, eccole qui, dopo averle realizzate, io ho già montato la prima parte in maniera di farvi vedere com'è la costruzione. Allora, per quanto riguarda la cucitura, ho fatto una maglia bassa invece di fare una maglia bassissima con l'uncinetto. Ora andiamo subito a vedere con la cucitura è da questa parte e poi giriamo, cuciamo dall'altra parte, che crea questo, diciamo, questo motivo che ci sta benissimo a rilievo. Poi dobbiamo cucire le 2 parti, mettere le frange e cucire le 2 parti. Allora, iniziamo con la cucitura. Togliamo la prima parte e andiamo a vedere le nostre piastrelle, eccole qui. Poi andrò a togliere tutti i fili in eccesso.
Adesso vado a unire queste due piastrelle e poi unisco da questa parte l'altra. Qui inizio a cucire e cucio poi da questa parte. Qui prendo la prima e la metto sul dritto. Ecco qui. Entro nelle catenelle centrali, ne abbiamo realizzate 3, per cui entro nella seconda. Con il filo realizzo una catenella e vado a lavorare delle maglie basse, non bassissime. Qui riprendo il punto, lo prendo pieno, prendo il filo e maglia bassa, riprendo il primo punto pieno. Questo è giusto l'inizio, che può nascondendo anche il filo, e vado a chiudere con una maglia una maglia bassa, non bassissima, proprio per far vedere bene il rilievo. Faccio vedere, prendo il punto completamente pieno, tutte e due le costine della piastrella, della seconda piastrella, prendo il filo e chiudo. Questo rimane molto a rilievo, ma ovviamente è una cosa voluta. Se non vi dovesse piacere, preferite che sia più diciamo piatta la cucitura, fate una maglia bassissima, oppure potete cucire con il filo, insomma questo sempre in base al vostro gusto. Io vado a cucire sempre con una maglia bassa, né senza tirare troppo il filo, tutta la parte, così poi andiamo a cucire anche l'altra. Ho finito di cucire, prendo l'altra e la vado a unire, qui giro in maniera di poter cucire anche l'altra. Entro nella terza e nella prima, ecco qui, e poi inizio a cucire l'altra, per cui c'è proprio il giro, in maniera che risulta insomma carina la cucitura, sempre molto morbida, senza tirare il filo, e prendo proprio il punto pieno sia della prima che della seconda piastrella. Adesso che ho cucito tutta la parte, vado a lavorare il bordo con delle maglie basse, tutta la circonferenza delle 3 piastrelle, per cui catenella, maglia bassa e lavoro punto su punto. Allora, se lo vogliamo leggermente pochino più stretto, lavoriamo soltanto le maglie alte e non lavoriamo la catenella, oppure lo vogliamo più morbido, andiamo a lavorare anche la catenella. Allora, adesso vado a lavorare tutta la circonferenza e andiamo a mettere le frange. Le frange è facilissimo, basta prendere la misura di un cartoncino in base alla lunghezza che ci piace e andiamo a realizzare. Per quanto riguarda le bretelle, ora vi faccio vedere. Adesso finisco tutto il bordo e poi andiamo a vedere. Allora, adesso che ho sovrapposto diciamo la parte avanti e la parte dietro, noi dovremmo semplicemente in quest'angolo dare un punto di cucitura, come lo possiamo dare ad uncinetto oppure col lago senza problemi. E per quanto riguarda prendere la misura, adesso vado a tagliare qui il filo che ho fatto il bordo con la maglia bassa. Dopo data la cucitura ai lati, che è super semplice, io anche adesso vi faccio vedere la lunghezza, l'ho presa con il con il mio foderino, pensate un po', vado a tagliare, voi lo fate più giri ovviamente, adesso vi sto facendo vedere, io ho preso questa misura perché è più facile, così vi faccio vedere come si mette, e ho fatto a 5 fili. Vedete come l'ho fatto a 5 fili? Se lo vado a mettere sotto, prendo l'uncinetto, intanto vabbè devo finire a fare il bordo ma ve lo voglio far vedere, prendo il filo
e poi lo passo. Praticamente ho fatto la frangia, facilissimo, e lo vado a passare su tutti i buchi, proprio per riempire. Qui è un pochino più riccio perché era la fine del gomitolo, ma poi lavando si stendono questa parte qui. Allora, adesso, data poi una cucitura soltanto qui ai lati, semplicemente perché questo va poi messo, quanto riguarda sotto, un piccolo top. Allora, mia sorella ha preferito non le classiche bredelline che potete poi ripassare, inclino un pochino, ripassare con l'uncinetto a maglia bassa, poi rifate di nuovo un bordo e rifate di nuovo un giro proprio per fare le catenelle e poi la maglia bassa. Invece mia sorella ha preferito passare tutte catenelle, semplicemente mi alzo un po', sono solo catenelle della lunghezza, e gli piace che viene passato in questo modo davanti, che gli passa dietro al collo, che poi viene passato dietro qui, che passa dietro, questa parte, insomma un po' contorto, l'ha voluto un po' particolare, ecco, che passa sul collo, sulle spalline e poi viene chiuso dietro. Questo è anche un modo per, insomma, per portarlo un qualcosa di diverso, insomma, come allacciatura diversa, insomma, le classiche pretelline, ma ho voluto un qualcosa di diverso. Però voi potete fare la classica bretellina, insomma, senza problemi. Per cui, come vedete, è facile. Poi potete sempre rifinire ancora con una maglia bassissima, anche io vi do tutte le possibilità, oppure mettere qui di nuovo una mattonella e chiuderlo di più. Ma siccome questo poi viene messo sopra a un top piccolino in cotone, e per cui non occorre poi ai laterali, sinceramente non serve assolutamente, ma anche come copricostumi con un pantaloncino sotto, e questo si può utilizzare tranquillamente. Allora, spero che il tutorial vi sia piaciuto, è semplicissimo, è veramente veloce da realizzare. Potete scegliere tantissimi colori con il fiocco cotone, ce ne sono tantissimi, e poi veramente si realizza con diciamo 3 gomitoli, ma insomma di 3 gomitoli, ecco, ancora c'è, per cui potete, diciamo, 3 gomitoli ne avanza la metà. Allora, io vi saluto, ci vediamo ai prossimi tutorial, e seguitemi anche se volete su Instagram, Luana Dolci Riflessi. Un bacione a tutte, ci vediamo alla prossima.